Abbiamo lasciato la spiaggia di Tuara e 7 miglia siamo scesi appena a sud del golfo di Girolata e di Porto, e siamo a Punta Rossa, che è questa punta qua davanti, e vediamo di fermarci un attimo qua e farci un giro nelle grotte che sono presenti sotto queste conformazioni rocciose, e ve le mostriamo, perché no? Eccoci all'ancora Punta Rossa. Punta Rossa è la parte sud del golfo di Porto, che in cima adesso un po' si vede, lo vedete su in cima, guarda, c'è una torre genovese, una torre d'osservazione genovese di cui è disseminata tutta la Corsica, e qua nella zona c'è un nido di buitre, praticamente, di un avvoltoio che ha fatto i piccoli. Adesso lo vedete un attimo, è là in cima. Un attimo di silenzio, abbiamo spento il motore, si sentono anche gli uccelli cinguettare. Sentite? Il nido è proprio là. Poi andiamo a vederlo da più sotto, perché ora siamo un po' lontani. Comunque, vai, riprendiamo la navigazione a tender. Proviamo a entrare in una di queste grotte. Eccola. E guardate un po' che splendore questa baietta interna. Passata la grotta, si arriva qui in questo splendore, in queste colorazioni di mare verde e blu, bellissimo. Ci passeranno i nostri eroi? Proviamoci. Lo scopriremo, se non ci schiantiamo tra le pareti della grotta. Che colore! Entrata perfetta e uscita perfetta, con queste pietre ovali e un colore d'acqua meraviglioso.
Queste sono chiamate le piscine di Caporosso per la bellezza dell'acqua trasparente, blu, trasparentissima, in mezzo a queste pareti di granito rosso che dà il nome al capo stesso. È un posto affascinante, bellissimo e spettacolare. Vedete tutte queste cose bianche? Sono le cacche dei pipistrelli. I pipistrelli, dormendo testa in giù, cagano verso l'alto. Quindi queste sono le cacche dei pipistrelli. Guardate. Se qualcuno non è d'accordo, me lo scrive nei commenti. Il nido praticamente è quello lì sopra e c'è effettivamente un uccello dentro il nido. Infatti la gendarmerie ci ha appena fatto spostare, avevamo ancorato poco sotto il nido, proprio qua, ci ha detto spostatevi perché disturbate gli uccelli e la nidificazione, quindi ce ne siamo dovuti andare e spostarci 200 metri più a sinistra. Proseguiamo. Si è alzato un po' di vento da sud in questo momento, non dovrebbe arrivare da sud qua, però sembra che là più avanti poi molli tutto. Noi dobbiamo scendere a sud, quindi vento in faccia. Fortunatamente, come sempre, la navigazione prosegue con il vento a favore. Circonnavighiamo Caporosso e quelle splendide grotte che vi abbiamo fatto vedere poco fa. Ora dobbiamo capire in base alla meteo dove fermarci questo pomeriggio e questa notte, perché il vento rinforza soprattutto nelle bocche di Bonifacio, arriva pieno est, gira e risale verso la parte sud-est della Corsia. Più scendiamo più ci becchiamo quel residuo, quella coda di vento da est che attraversa le bocche. Invece più stiamo a nord più ci becchiamo il vento che arriva da nord, che dovrebbe arrivare da nord, non ora ma quello dovrebbe essere. Quindi che facciamo? Il mare è sempre così, non si sa mai. Non si sa mai dove fermarsi, è sempre soprattutto il Mediterraneo, un continuo cambiamento climatico, il vento da una parte, il vento dall'altra e l'onda da una parte. È complicato il Mediterraneo. Stiamo arrivando al largo del paesino di Cargese, che è qui alle nostre spalle. C'è anche una piccola torre genovese di osservazione. Probabilmente già negli altri video ne avevo già parlato, comunque posso ripeterlo. I genovesi che possedevano l'isola fino a 2 secoli fa avevano impiantato di guardia tutte queste torri di osservazione. Queste torri di osservazione, ognuna ne vedeva altre 2, quella prima e quella dopo, tutte lungo la costa, in maniera tale che la prima torre che individuava o poteva notare un pericolo, l'assalto dei pirati o altre situazioni, con segnali luminosi, solitamente con dei fuochi, avvisava l'altra, e così andando praticamente si arrivava direttamente alla prima guarnigione, al primo porto dove potevano intervenire i militari. Cargese invece è un piccolo porticciolo molto carino con questo villaggio
in collina. La particolarità di questo villaggio è che qua si è insediata una comunità greca. Ha praticamente delle caratteristiche tipiche egee, quindi ormai i parenti che sono francesi, sono francesizzati, sono corsizzati, diciamole, però hanno ancora delle vecchie tradizioni di cucina, di abbigliamento, fanno ancora delle feste greche e comunque ha questa particolarità di essere un insediamento ellenico in Corsica. Proseguiamo. E l'intenzione è di arrivare nel golfo di Sagone, che è quello là sotto. Ora andiamo a vedere com'è. Betty sta lavorando per voi. Cargese ve l'ha fatto vedere, mentre stavamo navigando ve l'ha fatto vedere Mauro. E ora ci siamo anche fermati davanti alla spiaggia, una bellissima spiaggia di sabbia chiara con un'acqua splendida. Guardate un po' che colori. E Mauretto che fa il bagnetto. Sì. Abbiamo pranzato, un po' di lavori al computer, ci muoviamo dalla baia vicino Cargese, la baia di Menasina, e l'idea è di spostarci di fronte a Sagone, che è poco più in là. Ci vorrà un'oretta di navigazione sempre in questo grande golfo. Questa è la baia di Sagone. Adesso cerchiamo di capire dove è possibile ormeggiare, perché è pienissimo di boe e non è ben chiara la situazione. Adesso valutiamo. Ormai pomeriggio inoltrato. E quale ora migliore per farsi un bagno? Abbiamo fatto un po' di lavori di manutenzione, Come al solito. come sempre, e quindi ora ci diamo ai tuffi. Oh, bella fresca. Vieni anche tu, Maurizio? Sì, adesso arrivo. Eccoci qua, ormai è sera, stiamo preparando la cena. Siamo io e Mauretto come sempre, fronte Sagone, questo villaggetto con una spiaggia immensa, un'acqua turchese, verde, meravigliosa e un gran silenzio attorno. Ci rilassiamo. Cosa si mangia oggi? Non lo so, perché ha preparato Mauretto. Io per una volta mi faccio servire e attendo con ardore. E buongiorno! Oggi giornata cupa. Cielo lattiginoso, sole che si nasconde dietro le nuvole e si vede appena appena. È in arrivo vento forte nei prossimi giorni, prima da ovest, poi da est, insomma continua a girare. Adesso stiamo cercando di controllare bene le previsioni meteo per capire cosa fare. Noi dobbiamo essere a Stintino venerdì nel pomeriggio, ora siamo ancora alla baia di Sagone e ci sono ancora circa un centinaio di miglia per arrivarci. Però mi sa che andremo a ripararci, se non stasera, domani sera, zona Propriano, in attesa che questo vento forte da est passi, perché soffia e non poco. Ora valuteremo cosa fare con più precisione. Per ora vi mostro com'è la situazione in questa bella baia di Sagone, dove c'è questa spiaggia lunghissima e si sta anche bene in realtà, a parte il sole che ce n'è poco. Ancora salpata e si parte.
Andiamo, proseguiamo verso sud, sempre più a sud. Buongiorno a tutti, oggi giornatina grigia, continuiamo la nostra discesa verso sud, veleggiando verso sud. Siamo nel Golfo di Sagone, che è praticamente uno, se voi prendete la Corsica, questo qui è il Golfo di Sagone, questo qui è il Golfo di Ajaccio e questo è il Golfo di Propriano. Bella questa paragone, non la conoscevo. Vero? Questo è per i bambini, però insomma. Hanno insegnato così a scuola? Mi hanno insegnato così a scuola, sì sì. E io ho fatto i corsi differenziati. Oggi è proprio giornata cupa. Guardate che cielo che c'è. Minaccia pioggia, ma forse all'interno, qui non dovrebbe piovere, però vediamo. Ora seguiamo la costa, proseguiamo. Certo che non invoglia molto andare in mare questo tempo. Sembra autunno. Facciamo un passaggio tra la pietra piombata, che è questo scoglio che vedete qua, e la Corsica. Ve lo facciamo vedere anche sul cartografico. Vedete? Stiamo passando in mezzo. La Betty guarda come al solito. Se sentite un botto, facciamo il botto in visualizzazioni. Mi auguro di no. Siamo a Cap de Fenot. La Bettina si rilassa e io vi faccio vedere il Cap de Fenot con la sua torretta genovese un po' malandatina. E là in fondo ci sono le isole sanguinarie, che sono anche molto carine. Ora vediamo se Mauro vuole fermarsi o meno.